Un saluto a tutti da Gid e da Luca che è alle riprese. Oggi un video rapido dedicato a un filtro in particolare del nostro Mini 3 Pro. Si tratta del filtro CPL che abbiamo già visto in uno short. Luca, se vuoi farlo vedere un attimino, è questo filtro qua, poi lo vedremo ancora meglio. E mentre sei qua facciamo che andarlo a montare. Quindi qui abbiamo la nostra ghiera del Mini 3 Pro che andiamo a smontare ruotando in senso antiorario leggermente. Ecco la ghiera, che è una ghiera vuota, quindi non ha lenti, ma protegge solamente l'obiettivo da colpi che possono arrivare lateralmente o intorno comunque all'obiettivo. Questo è il nostro filtro CPL che andiamo a montare in senso orario. La particolarità innanzitutto è che la ghiera rossa è ruotabile, quindi in questo momento è montato sulla posizione orizzontale, quindi quando la camera lavora in maniera tradizionale, diciamo, noi lasciamo la ghiera in questa posizione. Se la camera viene ruotata in verticale, cosa che il Mini 3 Pro può fare, andiamo a ruotare anche la ghiera su un'altra posizione che è quella verticale. E questo è il sistema di montaggio. Ma cosa fa questo filtro particolare, questo CPL? Innanzitutto è un filtro polarizzatore. Un filtro polarizzatore vuol dire che praticamente va a eliminare tutto quello che sono dei disturbi provocati da riflessi, soprattutto sull'acqua, e vedremo infatti gli esempi sull'acqua perché è lì che si nota di più il lavoro di questo filtro. Non solo questo, ma anche ci dà un bonus in più per quanto riguarda la saturazione, la definizione dei colori fondamentali, dei colori base, soprattutto sul verde, quindi se facciamo riprese della natura abbiamo un beneficio con questo filtro. Ok, benissimo, allora andiamo a vedere l'esempio importante che è quello sull'acqua. Andiamo a concentrarci sul sole mano a mano che entrerà in campo e sui suoi riflessi bianchi che ci impediscono di vedere attraverso l'acqua. Attenzione ora allo switch, la stessa ripresa effettuata qualche minuto dopo col filtro, come potete vedere si vede molto chiaramente il fondale e il sole è rimasto un pallino bianco. E adesso andremo a vedere, per poterle ancora meglio confrontare, le due riprese affiancate. A sinistra vediamo la prima ripresa senza filtro e sulla destra la stessa ripresa con il filtro CPL applicato. E qui invece in questo dettaglio possiamo notare la maggior saturazione, soprattutto sul verde, e il miglior contrasto dell'immagine, questo in generale, sempre utilizzando il filtro, quindi l'immagine è quella di destra. Non dimentichiamoci di questo ultimo fattore quando si usa il filtro CPL, che proprio questo filtro va a diminuire leggermente la quantità di luce che proviene dall'obiettivo. Infatti qui vediamo con il filtro montato lo shutter speed a 1/60 di secondo. Andando a togliere il filtro, quindi a rimuoverlo, ecco che lo shutter speed passa al doppio, quindi a 1/120 di secondo. Quindi questo filtro funziona come un ND2. Allora ricordiamoci solamente che essendo un filtro ND2, abbiamo detto, dimezza la quantità di luce che va al nostro sensore, quindi è sconsigliato assolutamente utilizzarlo quando abbiamo bisogno di tutta la luce possibile e immaginabile, quindi alla sera o comunque nelle riprese notturne questo filtro non si deve utilizzare perché peggiora ovviamente la qualità delle nostre riprese. Molto bene, allora vediamo ancora da vicino questo particolare filtro CPL, quindi polarizzatore circolare. È un filtro che trovate in descrizione ovviamente per poterlo acquistare, costa meno di 20 euro e direi che con questo ci possiamo salutare. Grazie a Luca alle riprese e noi ci vediamo al prossimo video.